Siamo qui con Stella. Ciao Monica. Ciao. Prima sessione. 5, 4, 3, 2, 1. Presenta un pesce rosso con delle bande gialle ed è all'interno, sì, mm, sì, di un acquario di piccole dimensioni, come se lei potesse anche a volte sentirsi quel pesce, un po' solo e a volte non del tutto compreso per il linguaggio che usa, per l'energia che ha. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 sì. Beh, Stella già ride perché forse questo pesce rosso le ricorda qualcosa di visto di recente. Monica, cambiamo. Andiamo subito nel suo cinema che al momento è vuoto, ma inizia il film e come con tutti i bravi film, inizia col titolo. Il titolo è Segui la luna. Come lo vedi Vedo sullo schermo? al neon lampeggiante, giallo e rosa, e fa vedere anche un'immagine in cui c'è Stella che sta praticamente volando con un aquilone in mano, quindi sta volando verso il cielo. Va bene, ti dà l'autorizzazione, abbiamo detto. Sì, 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 Nome certo. dell'anima, Bianca, dello spirito. lontano. Ontano, un albero, ma che molto raro. Vibrazione di stella. Mm, 4 miliardi. Consapevolezza. 165, Anima. 40, 48, Vite. 2079. Cervello. Tra 9,8 e 10. Adesso è a 10. Sì, Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. Ma è alta. 3D mi viene 65. Vivacità animica. Quanto vuole sapere come stanno davvero le cose. 100. Bene, commentino, ha vibrazione bassina, ma non così drammaticamente. Vuoi sapere come stanno le cose? Per me è un valore sempre molto importante. 100. Noi ci muoviamo tra 97 e il 100. Chi fa sessioni arriva a 97 e 100. Chi non fa le sessioni è fermo a valori molto più bassi. Chi non vede nemmeno le sessioni o considera le cagate è molto più basso, ma anche a 80 forse. Suscettibilità ipnotica molto alta, la prima sessione a 60, wow, molto molto elevata, vabbè, gli altri più o meno nella norma. Allora, Stella, no, vediamo prima le entità eteriche. Chiamiamole Allora, squillo di tromba, peppere, peppe, legata all'acqua, ma anche ovviamente legata al cielo, e c'è un albatros molto grande che in certi frangenti è come se la volesse far sentire un po' in difesa. A volte è come se le volesse ricordare che lei mm, ehm, sbaglierà e sbaglia.
lei è portata a sbagliare. Ovviamente, le entità sono il nostro lato oscuro, non ciò che noi vorremmo, ciò di cui coscientemente conosciamo, no? Mhm. Poi c'è un ragno che le vuole portare in modo alterno, a volte tristezza, a volte rabbia, insofferenza, e a volte invece le porta la sensazione di non essere capita in quello che dice, di non essere veramente accolta. E poi c'è questo vampiro del secondo universo che ha proprio l'obiettivo, di risucchiare in certi periodi, sia la sua energia, sia proprio la sua forza a livello fisico e mentale. Beh, e basta. Mentali. Allora, ce ne sono due, ne vedo. C'è cordoglio e livore. Il cordoglio è proprio questa entità mentale che in maniera ovviamente molto subdola e contro la sua volontà le vuole riportare a galla tutta una serie di esperienze molto dure, molto spiacevoli, molto frustranti che lei ha vissuto durante e la sua infanzia e la sua giovinezza, a livello familiare. Anche se lei ovviamente ha cercato di rimanere a galla e di trasformarsi il più possibile. Però vuole sempre questa entità mentale creare, diciamo così, dei ganci di dispiacere per lei. E io la vedo a livello 4-5 a volte. E poi c'è l'Ivore, un'entità mentale che la vuol far, diciamo così, sentire da una parte un po' risentita, un po' arrabbiata, un po' facile ad accendersi, ok? Perché questo in realtà può essere visto da lei come una nota caratteriale, ma di fatto le conferisce anche una certa debolezza, la fa, diciamo così, consumare. Mm? Livello 4. Impianti. Scusa Monica, c'era una terza in passato un'entità mentale? Sì, sì, per me era inutilità. Ah, ecco, perché io non lo scrivo mai, ma stavolta ne ho scritte tre prima che tu Sì, parlassi sì, sì. e adesso l'ho Era, cancellata. era Inutilità. inutilità. Sì, sì, sì. E c'è stato un periodo della sua vita in cui non sapeva che cosa avrebbe potuto fare della sua vita, anche perché ovviamente i genitori non hanno dato nessun tipo di appoggio, di fiducia, di possibilità di credere in se stessa e nella vita. Quindi naturalmente non sapeva neanche magari di poter essere speciale. Poi mano a mano ovviamente ha costruito una propria forza, una propria connessione interiore. Beh, l'ha tolta lei, Certo, come avviene per la maggior parte delle persone, perché non è che le sessioni siano sempre esistite e non è che debbano per forza essere necessarie per tutti, no? E prima di vedere gli impianti, chi fa queste sessioni? Per cui appunto Stella, che ci ha messo un po' a decidere. Di fatto chi è? Ti faccio, cerco di darti una risposta per capire meglio la domanda. Un eletto, uno speciale, uno che altrimenti non ce la fa da solo, uno che ha avuto delle interazioni in vite parallele con noi, perché anche questo è successo. può essere, cioè no, Un eletti speciali ambizioso, non ce n'è nessuno di eletti speciali, o lo siamo tutti o non lo è nessuno, non è certo. che... l'altra opzione era le vite, per come la vedo io, in realtà tutti gli incontri principali che noi facciamo in questa vita, in realtà ci sono già stati, no? In altre vite parallele, ok? Ehm, nel caso specifico di Stella,
Ehm, Lei è anche per sua, diciamo così, natura molto orgogliosa, è anche molto testarda. Quindi è come se lei dicesse, adesso io faccio questa strada, faccio da me, ho scelto questa direzione, poi dopo sceglierò l'altra. È molto difficile entrare nel suo campo energetico perché è un modo per lei, diciamo così, per difendersi, ok? È stato il suo modo di creare una sua sicurezza, quello di essere così molto focalizzata in certe direzioni e non farsi non cambiare la direzione se qualcun altro gli dice qualcosa, ok? È un suo modo, diciamo così, per difendersi sicuramente dai tanti soprusi che ha ricevuto. Impianti. Non so, perché questo qua mi ricorda il Natale. Adesso bisogna capire se effettivamente ci sono state delle vicende particolarmente forti, no, per lei durante il Natale, perché è come se mi mostrasse questa frangia, d'oro, che ricorda appunto un addobbo che si potrebbe mettere sull'albero di Natale, no? E lei ce l'ha in testa, che le viene un po' giù sul viso. Quindi come a dire che, non so spiegarti, che lo scintillio è fuori, ma lei non lo vede. Non so se riesco a rendere questa immagine, perché alla fine questa frangia è scintillante, ma lei non la può vedere perché è coperta, Perché le copre la ok? vista. Sì, esatto. Quindi è come se lei vivesse per un certo aspetto, diciamo così, la chiave anche magica della vita, ok? Però le mancasse la felicità, la leggerezza. Mm. La famosa Eh, emicrania ti prendeva da un lato dell'occhio destro, l'occhio destro, l'occhio Sinistro. sinistro. E questo impianto dov'è? Le copre l'occhio Mm, sinistro? no, no, il problema di quell'emicrania non lo vedo tanto legato a questo impianto. Ok. Ok. Questo impianto lo vedo più legato a una, non so come spiegarti, a volte una cupezza che lei ha di percepire la vita. Ed è forse anche questa cupezza che la fa chiudere in se stessa, la fa isolare. Cioè non è poi così vero quello che lei dice, che le persone non le danno stimoli, eccetera, è perché lei non vuole vedere questi stimoli, ok? Lei si rifiuta di vedere alcuni punti di luce che ci sono in certe situazioni. E a lei ovviamente questa cosa darà molto fastidio, eh. Poi, diciamo che ci sono, i polsi io li vedo un po' legati. Come se lei in realtà stesse facendo abbastanza le cose che vuole, ma non completamente. Probabilmente lei vorrebbe ancora più autonomia, ancora più libertà. Ed è come se cioè, se lei si sentisse ancora legata, probabilmente in fin dei conti che lei non lo vuole questo legame familiare, ma a un certo livello lo percepisce. Vuoi anche come responsabilità, vuoi anche come ricordo, come imprinting del passato, perché vedo anche una corda intorno alle caviglie, che non la fa andare veramente nella direzione in cui lei vorrebbe, in maniera sciolta e spedita. Basta. Basta. Facciamo un disegnino, vediamo dall'alto un orologio rotondo, senza lancette, con al posto delle ore, minuti e secondi, le 2079 vite. Tutti questi personaggi che sono stati, e sono anzi contemporaneamente stella adesso, che guardano verso il centro dell'orologio. Al centro dell'orologio ovviamente c'è lei. Una di queste vite, diciamo, è un triangolino, ok? Che con la punta verso il centro dell'orologio, di un colore. La vita di Stella, dov'è? A che ore è? E di che colore è quel segmento, quel tappetino triangolare, diciamo, che va da Stella a
a Stella in questo caso. Io adesso la vita di Stella la vedo al centro, Mhm. mm, come se lei potesse guardare tutti i triangolini, quindi tutte Esatto, le sì. ore, diciamo. Mm. Su un tappetino circolare, diciamo, di colore, quella di E Stella. adesso la sto vedendo verde, Ok, verde con qualche sfumatura gialla. bene. Tra questi 2079 spicchi, qual è quello che ti attira di più? Ma in questo momento è come se una volesse bisbigliare. Però è curioso perché questo bisbiglio è proprio molto insistente ed è una vita di una ragazza molto servizievole. Ehm, e fa effetto perché al contrario, in questo momento Stella è una persona molto ferma su se stessa, voler affermare la propria autonomia e indipendenza. Invece c'è quest'altra ragazza che è estremamente servizievole e sottomessa, che è come se le bisbigliasse eh, di Valere essere basso. lei altrettanto, Mhm. così, Che colore è questo spicchio? in grigio scuro. Come si chiama la ragazza servizievole? Beniamina. Va bene. Monica, cinema. Sorella. E con un vestito sembra quasi scozzese, con le tasche davanti, Marito. suonando il violino, come se volesse fare un'esibizione particolare per questa giornata speciale per lei. Lo suona? Lo suona davvero? Sì, lo suona. No, è possibile. Ah, no, non lo suona. Il violino no. Ok. Però è musicista. Il papà. Il- eh, è un po' agitato, un po' frenetico, direi, un po' nerboruto, direi. Ma dove si Mhm. siede? Abbastanza sul fondo, terzultima, direi. La mamma. Mm, tuona, lamentandosi che le sedie sono troppo piccole e disagevoli e che ci sono dei forti disservizi. Mhm. Bene. Le poltrone sono extra large, riscaldate con ogni genere di bevanda e cibo. E un Mm, lacchè a sua disposizione. mm. Vuole che le faccia le unghie dei piedi. Adesso non esageriamo, questo è un cinema, non è una beauty farm. Cioè, come se lei dicesse qualcosa tipo, vabbè, io chiedo solo un favore e tutti a tirarsi indietro. Beh, passive aggressive anche no. Questo è il film Segui la luna. Ah, io c'ho la luna girata. Va bene. Un po' di cause esoteriche ai problemi fisici. Emicrania, che parte Allora, la dall'occhio vedo sinistro. legata alla madre, mm, infatti è nella parte sinistra, proprio come se certe sfuriate della madre potessero ancora, diciamo così, colpirla, come se ancora potessero riecheggiare nella sua testa. Ma non solo, riferite al periodo del ciclo mestruale, vedo che interviene il vampiro, che sa che quello è un momento chiaramente di maggiore attaccabilità da parte di Stella
E quindi vedo proprio che è come se le succhiasse l'energia attraverso il sangue mestruale per renderla così debole, esausta. E quindi è più facile farle venire il mal di testa. Quindi c'è come un'alleanza tra l'entità mentale cordoglio, che si riferisce a tutte queste esperienze familiari, e l'entità eterica vampiro. Problemi alle gambe. Quello vedo che è il ragno. È come se le creasse questa ragnatela, che in qualche modo è proprio legata a quell'impianto che abbiamo visto, no, sulle gambe, che in realtà è una corda, e serve proprio per farla muovere, magari apparentemente sul piano materiale, ma sul piano eterico la vuole ancora tenere imprigionata. E quindi il modo ideale è proprio creare queste gambe che sembrano un po' una fisarmonica, quindi si gonfiano e si sgonfiano, dandogli a volte a Stella l'illusione che, oh wow, finalmente ok, sono a posto, e poi di nuovo farla collassare un po' in un certo sconforto nel vedere che di nuovo poi le gambe si gonfiano. Naso che cola. Allora, naso che cola, lo vedo legato sia a cordoglio che è come se la volesse, non so, sai, far sentire questo senso proprio di inevitabilità della cosa, no? Quindi quando uno si sente anche un po' sconsolato. E poi vedo l'albatros. L'albatros che a volte proprio la vuol far sentire così, un po' piccola, e la vuol far sentire, mi piacerebbe farla sentire dispersa in mezzo al mare, come se fosse eternamente raffreddata. Macchie sulla schiena. Quello vedo proprio come se fosse il ragno che le cammina sulla schiena, creandole quasi una sorta di irritazione, lasciandole le macchie, così come diversi ragni hanno sul proprio dorso delle macchie, lui lascia a lei delle macchie sul suo dorso, sul proprio Impronte. dorso. Sì, sì. Va bene. Il marito alla fiamma. Secondo me è fiamma di primo livello, anche se a volte lui vorrebbe coinvolgerla di più in qualcosa di suo, ma non Musicalmente. eh, che lei partecipasse di più a quello che lui fa, e anche in qualità di musa ispiratrice, che poi può assistere al frutto dell'ispirazione. Peraltro la musica è una bomba come mezzo di progressione. E infatti proprio Stella a cui è stata vietato, no, l'ascolto della musica nell'infanzia, ha scelto invece proprio un musicista. Eh, perché io, come vedo, Stella è proprio una sognatrice e infatti in queste immagini qui, no, di seguire la luna, una sensibile sognatrice. Nel disco delle vite c'è un incontro già avvenuto o che sta avvenendo in un'altra vita, a seconda sempre della concezione di vite precedenti o vite parallele con l'attuale marito. Fa vedere questa, penso che sia, non so, nella Scandinavia forse, come se ci fosse questa vasca di acqua, di acqua. Non capisco se lei forse sta gestendo una specie mm, di cottage, di pensione, e lui è un turista ed è venuto lì a usufruire di questi servizi, di questo soggiorno, però lui viene con la famiglia. Solo che loro si innamorano tipo al primo sguardo.
è un colpo di fulmine. Però lui è lì con la moglie e con i figli. Quindi in quella vita non succede l'unione. No, però per tutta la vacanza è come se vivessero comunque una storia d'amore senza viverla fisicamente, Toccano le solo loro attraverso mani. gli sguardi. In questa, Mhm. in questa vita qua vedo solo che una volta, quando lei appoggia un piatto in tavola, riesce a sfiorare la mano di lui. E che succede? Cade la forchetta per terra, la figlia piccola piange come se avesse sentito una scossa energetica fortissima, si è resa conto di una variazione del campo energetico dove tutti sono esclusi. Si crea proprio una corrente che è relativa solo a lui e a lei. Ed è una specie di corrente stellare, direi. Ehm, Come se fosse una nebulosa stellare e c'è proprio una fortissima corrente tra loro due. E La for- quell'istante in cui si sfiorano è come se durasse un'esistenza. Racchiudiamo quell'istante nella forchetta. Una forchetta da dolce? Una forchettina o una forchetta normale? No, normale. Dov'è quella forchetta? In questa linea temporale esiste? Questa linea temporale è come se me la desse, non so se Francia o Spagna, non riesco bene a capire. Perché? Era in Che non so, Spagna questa vita? no, 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 è come se, non so se è per lei, per loro, può essere importante la Francia, la Spagna, o qualcosa a cavallo tra Francia e Spagna. Scusami, Stella? Spagna per lei. Ok. Ok, racchiudiamo tutto questo momento bomba nella forchetta e chiediamo alla forchetta di venire in questa linea temporale. Facciamo un apporto alla roll, È una forchetta che vuole essere chiamata Rebecca. come il nome di Stella in quella vita? Mm, No. Non lo so, forse dai rebbi della forchetta, Rebecca. Non lo so, sai. Ah, mm. Boh, vabbè. Ok. Come la vedi questo oggetto? Come lo Che vedi? sta danzando. Prima ruota intorno a se stessa come se fosse una ballerina e poi si inizia a muovere danzando. Adesso vedo il compagno mm, di Stella che sta suonando al pianoforte e allora la forchetta danza ancora con più grazia e più eleganza. E vedo Stella che scrive amore, fiducia, gentilezza e grazia su un foglio. E questo è come se caricasse di queste caratteristiche la forchetta che inizia a danzare, animata da queste qualità. Gli oggetti hanno un'anima? Possono raccogliere un'energia di un momento, come in questo caso la forchetta. Certamente sì, certamente. Quindi chi compra un oggetto usato deve fare i conti con la storia di quell'oggetto. Sì, le memorie e l'energia di quell'oggetto, certo. Se una persona vende una forchetta, ma ha passato la vita a dire maledetta forchetta, tutto il tempo, la forchetta che cos'ha addosso? Allora, mi viene che alcune hanno addosso tristezza e sfiducia in se stesse,
che poi vengono proprio assorbite da chi la prende in mano, sente proprio questa sensazione di abbattimento. Altri invece mi fanno vedere che è più una carica rabbiosa e allora chi la prende in mano si sente come innervosito. Stella, stavo dicendo Rebecca, vabbè, Stella ha un particolare rapporto con gli oggetti. Gli oggetti le parlano del futuro, trova tantissime cose che le parlano del futuro, che la aiutano a superare dei piccoli momenti, anche denaro, anche oggetti che poi utilizza. Ma Sono io degli no, apporti, adesso questi. ho una curiosità, no? Ma lei ha Mhm. studiato roll? Un po', poco, poco, poco. E allora forse, allora, perché mi dà una connessione tra lei e Roll, per cui in realtà è possibile che lei abbia consultato delle medium che a sua volta invece erano in contatto con Roll, Mhm. perché vedo questo elemento di Roll, diciamo così, in mezzo a lei, no? Per cui può essere dovuta a un passaggio indiretto, diciamo anche, no? Ehm, perché rispetto a questo discorso degli apporti, proprio ci vedo il contributo suo. Chiamiamolo roll, che ha sempre difficoltà a venire. Ci spieghi cos'è un apporto? Io ho sempre un po' di disagio quando arriva Mm. Roll. Mhm. Non so, non mi piace tantissimo. Allora, non lo chiamiamo. Cos'è, Mm. Monica, un apporto? Anche se so che lui ha dato dei grandissimi contributi, ok? Certo. Però c'è stata purtroppo una forte mescolanza con delle forze molto oscure tra Roll e queste. Ehm, allora, anche molto con la Chiesa, adesso arriva questa Madonna, Sì, sì, insomma, è sì. un po' complessa la cosa, no? Baciapile era, sì, sì. Massone, baciapile, quello che è. Molto difficile. Per cui possiamo cambiare direzione. Tu dicevi? Cosa sono gli apporti? Allora, Cioè, monete antiche, oggetti antichi si materializzano. Si butta un oggetto contro una parete e quello attraversa il muro. Sono degli oggetti che riescono a passare attraverso dei portali o sono proprio delle smaterializzazioni che viaggiano nello spazio ma anche nel tempo e delle rimaterializzazioni? allora, quello che vedo è come se le nostre dimensioni potessero essere un po' come un formaggio fuso. Mi viene questo, no? Mm? Come se ci fosse una fonduta un po' elastica. In alcuni momenti è così, ma non sempre, ok? Quando c'è molta elasticità, allora c'è la possibilità di passaggio di un elemento da una dimensione ad un'altra. Poi, e quindi perché avvenga questo passaggio, si devono allargare le maglie, diciamo così, di questo formaggio fuso, no? E allora può passare l'oggetto. Poi generalmente quando è avvenuto il passaggio, il formaggio è come se ritornasse al suo stato, solido, rigido. Ma E quando quindi si richiama una moneta antica, la moneta antica che adesso è qui è scomparsa nella linea temporale di là e quindi magari genera accuse di furto, no? Ha conseguenze. Chi ha perso quella moneta, se la moneta è passata effettivamente da un posto all'altro, ha generato non solo uno scompenso energetico, perché quell'energia della moneta doveva restare là e non qua, ma anche magari nella storia delle persone. allora, quello che a me viene, vabbè, intanto è che chiaramente è tutta un'illusione, ok? Non è che
dobbiamo troppo seguire questi passaggi logici, ok? Anche perché tutto è presente contemporaneamente. Quindi se tu fai passare una cosa da un punto all'altro, in realtà viene istantaneamente, ok? Quindi non ci sono delle vere sottrazioni, ok? Ma questo vedendolo da un punto di vista più elevato. Guardandolo da un punto di vista più basso, che è quello delle nostre dimensioni, in cui di fatto il tempo esiste, lo spazio esiste, ehm, io vedo che è come se si creasse una sorta di illusione di continuità in quel luogo dove c'è stato il, tra virgolette, passaggio. Ok? Quindi nessuno ne sente la mancanza di questo oggetto, ok? Continuano a vederlo ancora come presente, Ok. non ravvisano un furto. Ed infine gli oggetti che le indicano un futuro, che le aiutano e che di fatto lei dice creo, che cause esoteriche hanno? Sì, questa è la sua capacità proprio di dialogare a distanza con gli oggetti, esattamente come se fossero persone. Cioè, diciamo che lei in questa fase della sua vita ha scelto che i suoi interlocutori siano bambini e oggetti. Quindi lei è in grado e di attrarre a sé gli oggetti che le occorrono in quel momento, proprio come se gli parlasse e gli dicesse, comunicasse, vieni da me perché mi servi, ti tratterò con rispetto, ma occorre che tu sia nella mia vita. E allo stesso tempo anche gli oggetti parlano a lei, perché la comunicazione è binaria, diciamo, no? È a doppio senso. E quindi le raccontano anche delle cose che di lì a poco faranno. Quindi ehm, ovviamente con il loro modo in cui sono fatte, sono in grado di anticipare a lei degli eventi, le parlano del futuro. Va bene. Monica, casa nuova con il compagno, vediamo questa cosa, piccioni morti. C'è una causa esoterica? È una questione importante o no? Allora, non vedo nulla che abbia a che fare con fratture, maledizioni, no, assolutamente no. Vedo piuttosto come una specie di richiamo anche al suo passato, nel senso che si è ritrovata a fronteggiare una donna, la proprietaria di casa, che è una veramente estremamente poco rispettosa e che fa cose anche con poco senso, con poca assennatezza, ok? Mm. E i due Ehm, piccioni sono lei e la sorella? Nel senso? sì, sì, ho capito la tua domanda, sì, sì, l'ho capita. Eh, no, perché vedo un uomo in mezzo. Ehm, mm, cioè, forse oltre a essere morta questa sorella, a cui apparteneva la casa, no? C'è anche un uomo morto, ok? Quindi in realtà lo vedo rispetto a due persone morte. Vabbè, passato, è spiacevole, ma insomma non importa più di tanto. Monica, Stella e l'acqua. L'acqua la guida, le parla. Mm. Poi mi fa vedere una vita sua in cui lei abita su un'isola, quindi ovviamente circondata completamente dall'acqua e la cui vita dipende poi dall'acqua, eh. Ehm, mm, Pochi abitanti vedo in quest'isola, e che quindi si arrangiano in questa situazione in cui capiscono i punti in cui poter coltivare, quando poter scendere giù nel mare, quando invece non si può, e anche vedere, che il mondo sta al di là dell'acqua.
tutto ciò che accade è al di là dell'acqua. La vedo così di notte anche, tipo a parlare con le stelle, con la luna che si riflette nel mare. È una donna. Lei è una donna, sì, Anno? ma mm, secondo me è l'epoca più o meno medievale. Nome? Jane. Ha una particolare, una particolare familiarità con la natura, quindi con la luna, il mare. Sì, con gli uccelli anche. Eh, mm, non la vedo spaventata neanche dalle creature aggressive. Ehm, Però mm, c'è un problema rispetto alla parola, cioè come se lei fosse quasi muta. Non lo so se sarà un'altra sua vita o all'interno di questa vita, come se lei potesse anche aiutare i bambini sordomuti. Hai detto qualcosa, Gio? Sì, sì, no, no, ho fatto... ok. Mm. Ah, Causa esoterica della sua vicinanza in generale al mondo animale e vegetale, ma soprattutto agli alberi. Beh, la Pie è ontano. sì, esatto. Poi c'è questa vita assolutamente mezza alla natura. Ehm, mm, e poi è come se in realtà lei è non so come spiegarti, è una creatura un po' sospesa tra la terra e il cielo. Quindi da un lato è come se si sentisse molto in affinità con gli alberi, proprio perché anche loro sono così. Sono un po' nel cielo e un po' nella terra. Anche loro a contatto con l'acqua, essendo le loro radici che vanno molto in profondità, quindi possono raggiungere l'acqua che sta sotto la terra. È come se lei fosse in un certo senso, mm, si sentisse rispecchiata negli alberi. È come se a volte lei patisse quando anche ci sono questi giardinieri che si accaniscono troppo a potare gli alberi per dargli delle forme geometriche. E allora anche i suoi capelli, no? Sono come quelle chiome di albero che devono stare comunque naturali. Ma un albero crea il toroide, Certo che sì. quindi un bosco è un insieme di toroidi, uno intersecato all'altro. Sì, Come anche una folla di persone, solo che la folla di persone ha tutte le interferenze, tutte le questioni. Gli alberi no, hanno interferenze gli alberi. no, gli alberi no, non li vedo. Cioè, aspetta, allora vedo che ci sono alcuni boschi che sono stati, diciamo così, assoggettati da alcuni umani perché magari vengono molto utilizzati per svolgere dei rituali. E quindi accade che alcuni elementali di questi boschi vengano schiavizzati, no? Eh, no? Portati Mm. in direzioni maligne. Mm. E quindi in questo senso sì, allora alcuni boschi poi possono proprio risentirne. Ce n'è uno in Giappone dove vanno tutti i giapponesi a suicidarsi. Ma invece Stella perché ha questa particolare predisposizione verso gli alberi? Ma allora mi fa vedere anche una vita in cui lei era proprio una giardiniera. Eh, ma al di là di questo,
io credo che lei, succederanno anche tante altre cose nella sua vita. Non ho capito, Come se a un- scusami. Succederanno diverse altre cose nella sua vita. Mm. Come se a un certo punto poi diventasse, se trasferisse la propria vita all'interno proprio della natura. Quindi diventasse ancora più fitto il suo dialogo con la natura. Ehm, Un po' quasi mm, una strega della natura, anche in grado appunto di parlare con gli elfi. Ma questo avverrà però più in là con gli anni. Lei ci parlava di questo parco in cui è previsto il taglio di un certo numero di alberi. Lì ci sono elementali, elfi. Sì, certo, no, gli elfi non li vedo lì. Allora, come li vedo io, gli elfi sono quelli più materici, ok? È come se già da tempo avessero organizzato una specie di trasloco, chiamiamo così, perché hanno percepito quello che sta accadendo e perché c'è troppo movimento lì ora, probabilmente per tutti i sopralluoghi che ci sono stati, no? Le misurazioni, eccetera, eccetera, no? Anche un parco pubblico, quindi insomma c'è tanta gente. Ehm, eh, Quindi gli elfi o gli elementali? Elementali, dici? no, gli elfi, Gli gli elfi. elfi non Ah, li vedo, gli elfi non li vedo lì. No, 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 gli elfi no. va bene, disincarnati. La nonna, che ha visto in lei e nel marito di Stella due persone speciali, due eliche dello stesso DNA, e la bambina. Allora, prima mi mostra queste due eliche dello stesso DNA, ma mi fa proprio vedere anche gli scalini che ci sono nel DNA e mi fa vedere come entrambi, quindi sia Stella che il suo compagno, stanno salendo questa scalinata. Però devo dire che io li vedo individualmente che stanno facendo questa scalinata, cioè li vedo su gradini differenti, ok? Però si stanno appunto entrambi arrampicando su Chi questi insegue scalini. chi? Lei e lui o lui e lei? Hanno anche un modo diverso, di effettuare questa salita. Modi, Lui, tempi. Mm. sì, Lui musica. lui è più anche, se vogliamo dire, graduale. Mm? Lei la vedo più a scatti, Mm. e a volte proprio in questi scatti allora magari è più su. Mhm. Ma lei torna Lui è anche più indietro? costante, sì, anche, sì. Lui è più costante invece. Mm, Quindi lei è la lepre e lui è la tartaruga, ma a volte vince la tartaruga. eh sì, eh sì. Va bene. La nonna, E a vediamola. proposito di questa cosa che mi hai detto della lepre, mi mostra questa lepre in questo momento immobile, come se a volte lei si sentisse così, no? Che arriva qualcosa e lei si immobilizza, come le lepri. Mhm. Mm, vabbè, mi ha mostrato così. Scusa Stella, la nonna è materna? No, paterna. Nonna paterna, immaginavo, ma ho chiesto. Mm, mm, mm. Mi sta facendo vedere tipo una sorpresa dell'ovetto Kinder, ma ancora dentro l'ovetto di plastica praticamente, no? E È dentro come cosa c'è? se c'è giallo e rosso le due parti dell'ovetto, no? Che poi dopo le apri, no? Stacchi fra loro. C'è un anello con una pietra. Adesso non so se realmente può essere appartenuto alla nonna. Ehm,
Pietra Non so, azzurro verdognolo. Mm. E, mm, non riesco a capire perché dice ci sono cerchi che non si spezzano eppure che non si chiudono. Ehm, abbi cura di te da ogni punto di vista. Eh, mm, pettina le radici dei capelli. Metti qualche goccia di olio di lavanda nel tuo fazzoletto di stoffa. Non so, poi la canfora dei cassetti, non so, magari sono cose che lei faceva, non ho idea. E poi c'è un fiore che non so, che può essere un crisantemo, ma non quelli che assomigliano alle margherite, quelle che assomigliano più a una dalia. È come se le parlasse di essere soave e di un cinguettio di un canarino giallo. E Stella cosa le risponde? Sì, voglio la mia voce come una melodia. Boh, ricordo il pane marmellata. Ehm, c'è un odore un po' pungente, come una punta di odore di sudore, che però è come familiare, come legato all'affetto. Quando a volte per premura ti copri più del dovuto, Mm. Della nonna. forse sì. Mhm. Ehm, vedo che la nonna è come se le proponesse diversi oggetti gialli, no? Ehm, come se lei dicesse che lei può essere ancora più solare, ancora più radiosa. Era nel portale aureo la nonna. Sì, sì, assolutamente. La salutiamo allora. Può tornare quando vuole, può anche restare fuori, può fare quello che vuole. Ne lascia come una specie di fagottino chiuso da, sai, magari Mhm. facevano. C'è un dolcetto mm, dentro. sì, cosa c'è dentro? Vediamo un po' del pane. La bambina. Come se lei volesse invitare molto alla concordia, Mhm. alla tranquillità. Allora, la bambina. La bambina mi viene più piccola della sua età, di come dell'età che aveva quando se n'è andata realmente. Ehm, come se avesse la metà degli anni rispetto a quelli a cui è andata via. E l'immagine che mi propone è di lei con delle treccine, due treccine, come se avesse sopra un maglioncino bianco chiaro comunque, e tiene nella mano un adulto, sta nella mano un adulto che dice che è lo zio. E la vedo che saltella, è allegra, è gioiosa, è festosa. Poi mi fa vedere che sta facendo il solletico a qualcuno, forse a una sorella. Cosa ha imparato in questa sua breve vita? Cioè, qual è il progetto che aveva stabilito?
Mhm. C'è una questione relativa, cioè non riesco a capire se c'è stato c'è qualcosa rispetto alla religione, come di due religioni che si guardano, Mhm. non so, ok? Perché lei è come se avesse qua all'attaccatura dei capelli una croce minuscola, no? Ma è piccola, piccola, piccola. Eh? E quindi è come se ci fosse, non so, probabilmente un'incompatibilità di religione, non lo so se lei ha vissuto una cosa del genere, ok? Lei nella famiglia, cose del genere. E è come se lei sentisse che quello, ehm, cioè è una sciocchezza, ok? Che magari può essere stata importante ad un livello terreno, invece lei adesso sente che non lo è. Mm. E lei dice è una caramella, quella è una caramella. Contemporaneamente sta vivendo altre vite, sì. Sì, certo, E questa nel suo disco colorato delle vite, che colore ha? Ha avuto. arancione. Messaggio della bambina a Stella. Ti, mh, eh, ti ricordo e ti vedo ancora. Poi mi fa vedere delle stelle filanti, non so se fate insieme un carnevale, che cosa. Ehm, Poi qualcosa riguarda gli occhi, quegli occhi, dice quegli occhi. Beh, gli occhiali. Quegli occhi non mentono, quegli occhi dietro gli occhiali non mentono. Ehm, mm, Poi c'è un qualcosa riferito a un libro, non lo so. Mm. Eh, E Stella cosa risponde? Lo sai il vuoto che hai lasciato, la disperazione e il giudizio. Il giudizio. Ci sono state delle accuse, dei giudizi su questa vicenda, ehm, delle colpe Le così. responsabilità, sì. Mm, È stato un sì. incidente, insomma. Ecco, quindi così. Sono passati solo 3 mesi. È troppo presto per il portale aureo e tuttavia lei è una bambina. E mi viene il sospetto che invece possa fare grandi cose. Lo vede? È quello dove è entrato la nonna di Stella. Allora, quello che io sento è che appunto lei è come se andasse nelle scuole Mm. in cui ci sono altri bambini che non riescono a integrarsi bene. Ehm, Come se in questo momento lei sentisse che può portare allegria a quei bambini che hanno una specie, non so spiegarti, di shock culturale, di scombussolamento, ok? Perché come se si sentissero tirati in una direzione dalla famiglia, in un'altra direzione magari dalla società, dalla classe, eccetera, e quindi sono un po' scombussolati, no? E allora vedo che lei è come se desse loro ehm, un po' di gioia, un po' di allegria, Mm. un po' di svago. Sono d'accordo, ma lei sa dov'è il portale aureo? Lei ride quando tu lo dici. Lo sa, Sì, sì. benissimo, ma mi basta quello. Quindi sa che cos'è, sa che quando vorrà potrà andarsi a fare un giro, poi uscire, poi entrare, poi stare dentro, stare fuori. Lo sa. Sì, infatti lei dice il gioco dei giochi. Va bene, la salutiamo. Come se mi facesse vedere che le manca un dentino.
ma penso appunto che sia qualche anno prima, chissà. È molto simpatica, ha degli occhi che brillano. Ci regala qualcosa. Adesso c'è forse un garofano bianco o una rosa bianca enorme. A chi lo dà? Lo mette sopra la sua regione, Ok. come se fosse una specie di ombrello. La salutiamo. Stella. Disco colorato, tutte le vite. Facciamo un po' la ruota della fortuna, no? Creiamo veramente una lancetta. La lancetta collega lei a una vita, diciamo, partiamo da quella a mezzogiorno e piano piano spazza tutto il disco in senso orario. Man mano che va su ogni vita, acquisisce tutto il sapere di quella vita e lo porta in questa. Nuovo esperimento. Quindi sia la vita di Jane, sia quella di Beniamina, sia tutte le 2079. Che succede? La vedo come attraversata eh, da tutti gli elementi, dall'acqua, dal fuoco, dalla terra, dall'aria, da tutti i colori, in una rapida successione. La sento molto forte e molto espansa. La sento che è come se si liberasse, come se uscisse da una cella che è posta in una parte alta di un muro e lei esce da lì e si libera. E cosa fa? Ride? Volteggia nell'aria, ride e si muove un po', sì, come una farfalla, una fatina. Volteggia e gioca. Qual è tra le 2079 la vita più importante? Come sempre diciamo, quella che si sta svolgendo ora, perlomeno, quella che noi percepiamo che si sta svolgendo ora. Esatto, anche secondo me. E secondo me questa sua è la grande occasione. Perché? Sì, perché la vedo che lei ha deciso di tirare tutti i fili di ciascuna vita a sé, verso di sé. Ora lo sta facendo in maniera molto più rilassata, molto più calma, con la certezza, che questo darà un esito sicuro, che lei davvero riuscirà a fare una sorta di ehm, riassunto, di concentrazione, di condensazione di tutto. Dentro di sé c'è la maga Jane che contempla la natura in riva alle spiagge della sua isola. C'è Beniamina che ha sfiorato con la forchetta
l'amato, lei che sta con la fiamma in questa vita, il che non è da sottovalutare. Cluster, come ci va? con un mantello, Volando, sì. come se... Sì, infatti. Tutti i capelli che si muovono. Cosa trova lì? Un bagno vecchio, Come lo toglie? di quelli un po' anche con un odore cattivo, Mhm, fetido. mhm. Ha in mano una chiave, come se questa chiave fosse la sua bacchetta magica. Quindi porta la chiave in direzione di questo bagno vecchio, da un piccolo colpo e questo si sbriciola, diciamo, no? E le briciole vanno a finire all'interno del portale definitivo. E cosa mette al posto del bagno vecchio? Sono tante piume, è un mix tra piume che sembrano proprio quasi una acchiappasogni e foglie. Su Ad Eternum è così. Ricorda un po' gli alberi e un po' gli uccelli. Avatar. Mi fa vedere una rete di quelle che si usano per prendere i pesci, no? Bene, Come una rete che voleva imprigionarla. vorrei che lo mettesse nel portale definitivo con una risata, Ci vuole. tramite una risata. Fa come degli esercizi di risata. Ride prima con la A, E, I, O, U, sai, no? Mhm. Ah, così, no? E lui si sposta Giocando, verso il portale definitivo. certo. Bene, si blocchi. Si blocca anche lo spostamento? Sì, Ricomincia e quello continua ad andare verso il portale definitivo? certo. Benissimo. Abbiamo imparato una cosa. Una risata lo seppellirà. Mm. E allora acceleriamo e dentro lo chiude e crea il suo ad eternum. Sceglie di fare un ad eternum qua un pochino più liberatorio, più selvaggio, come se ballasse e suonasse tamburi allo stesso tempo. Quindi l'ad eternum è questa energia ballo-musica. Benissimo. Il diagramma colorato di tutte le vite si chiude come un ventaglio chiuso e non c'è più. Segui la luna, esiste ancora? E io dico di sì, perché lei è proprio questo obiettivo di inseguire i suoi sogni, facendosi ispirare dalla creatività e dalla sensibilità. PSPE, bianca e ontano. Sì, bianca, però adesso è come se mi venisse intesa come la somma di tutti i colori. Vibrazione. 688. Consapevolezza. Mm, 191. PS. Wow, 50. perfetto, vite. 1805. Tantissime in meno, 200. Cervello, 11,6. altissimo. Suscettibilità ipnotica. 70. 3D. 28. E vivacità animica, sempre 100. Albatros, ragno, vampiro.
non ci sono più, immagino, cordoglio e livore e impianti nemmeno. Confermami se sbaglio. giusto? Messaggio di Stella solo alla fiamma e poi a se stessa. A volte siamo stati su due pugili ah, che poi si riposavano in un letto nuziale d'amore. Ora siamo due piume che danzano e che a volte si incastrano, a volte sono frontali l'una all'altra, a volte girano intorno l'una all'altra. Eh, non c'è noia, non c'è battuta d'arresto. Messaggio a se stessa. A piedi nudi, con un abito leggero, vedo, su un prato. Ehm, Introduco l'ironia con me stessa nella vita e il gioco si fa tutto più lieve. Scherzo con i miei amici visibili ed invisibili. Va bene, siamo andati super lunghi. Come la vedi? Immagine finale? Ah, molto rilassata che ha rilasciato tante cose. Perfetto. Abbiamo finito.